Allora sono praticamente arrivato al primo ristorante, non sono i più economici perché i più economici sono i fast food, che ve li porterò in un altro video dove proverò tutti i fast food, praticamente tutti i fast food giapponesi tipici proprio del Giappone, ma sono veri e propri ristoranti, quelli che cercherò di portarvi, dove si può spendere meno di 1000 yen, che sono 6 euro, quindi circa stando sui 5 euro e mangiando, sperando bene, non lo so perché devo ancora provarli, li proverò insieme a voi e vedremo se poi ve li posso consigliare o meno. L'entrata qua dovrebbe essere un locale lì dentro ed è un ristorante di curry giapponese. Ce ne sono altri che costano forse leggermente meno, però sono catene, preferisco evitarle. Questo ce n'è solo questo qua a Tokyo, bello nascosto. L'ho trovato scrivendo solo curry in giapponese su Maps, se no non veniva fuori, quindi vado a provarlo. È il secondo piano. Eccolo qua. Curry shop. Ottimo, appena uscito, buono. Peccato che appena sono entrato mi fa abbiamo solo un tipo di curry, quindi mi ha fatto questo piatto di curry, riso, curry con pork, dovrebbe essere robe che probabilmente cambiano ogni giorno. Comunque c'è solo un ragazzo, 6 posti a sedere, 5 addirittura, costa 1000 yen, 6 euro precisi, pensavo di spendere meno, su Maps c'erano altri prezzi un po' meno, tipo sugli 800. Ne ho mangiati anche altri di curry, ma questo era molto delicato, penso il più delicato di tutti, qua in Giappone intendo, quindi dai, consigliato, sì dai, consigliato, si può dire. Sicuramente c'è di meglio, però costano un po' di più. Questo se volete stare sotto i 1000 è top, entri, ricordatevi il cash, qua si paga tanto con il cash, non avere il posto. E meno male prima di partire mi sono messo 1000 qua in tasca. Sono dimenticato di dire che è in zona Shibuya, quindi 5-10 minuti dal centro di Shibuya, abbastanza comodo. I prezzi sono un po' più alti anche per quello, perché siamo proprio nel quartiere più in di tutto il Giappone. Ultima corsetta, torno in ostello, poi ci vediamo più tardi per un altro ristorante sempre in zona Shibuya. Per la sera, come detto negli scorsi video, è sempre un po' più difficile trovare da mangiare a poco, che comunque durante il giorno fanno questi magari menù da lavoro, i vai lì, ti danno quello che c'è e paghi tipo un prezzo fisso. Alla sera invece i ristoranti o sono chiusi o comunque spingono, quindi ci vediamo dopo. Secondo ristorante a poco è questo, c'è un po' di fila ma non sembra troppo, adesso vado a vedere. Ci troviamo sempre a Shibuya, Menan Shokudo Nakajima. Che mi ha messo fuori, tra virgolette, perché gli altri erano tutti sul bancone, però erano pieni, quindi toccava a me. Fa un po' fresco, c'è l'aria che entra da lì, però mi sono avvicinato a questo e c'è anche quello di copertina. Quindi ci sta. Ho preso questo spicy, 900 yen, però c'ho 5 euro, 5,50 euro. Finito di mangiare, intanto qua piove ancora. Consigliato, questo consigliato, buono. Ho mangiato ramen anche meno costosi, però erano base, diciamo, invece questo era un bel ramen, fatto bene, luogo super tradizionale, quindi andateci, comodissimo perché la stazione è lì. 900 yen, perciò 5,50 euro precisi. Comunque praticamente funziona che si entra dentro, c'è questo, non so, macchinetta dove tu selezioni l'articolo che vuoi, esce fuori questo bigliettino. È molto comune qua in Giappone fare così. Poi glielo dai allo chef che c'è dietro il bancone, lui te lo prepara, poi te lo porta. Adesso io ho preso il ramen perché mi sono un attimo agitato, nel senso c'era la tipa, non parlava niente di inglese e mi fa questo special. Quindi non ho neanche letto gli altri perché non c'era in inglese, quindi solo in giapponese, non hanno il menù. Da questo follia, cioè tu sei a Tokyo, a Shibuya, quartiere più famoso di tutto il Giappone. È molto un ristorante caratteristico, c'erano solo giapponesi, quindi il posticino che vi ho trovato, che costa poco ed è buono.
Oggi mi trovo sempre a Shibuya, vado sempre a finire qua, non so perché lo sto girando tutta Tokyo, però a mangiare mi trovo sempre qua perché ci sono più ristoranti qua. Oggi proverò il tonkatsu, il famosissimo tonkatsu. Ovviamente è questa cotoletta di maiale fritta, sempre top 5 cibo qua in Giappone. Il ristorante è questo. Tè caldo appena arrivato tutto, quindi riso, thank you, soup, questi qua, un cazzo, poi questo di maiale fritta, poi cavolo tritato, pazzesco, questa è la prima volta che lo vedo sotto il mucchio, tanto top, buono, riso bianco, da qua ho preso questo, dovrebbe essere senape ma sa stratanto da wasabi. Non capisco sta cosa, l'ho già assaggiata, sembra wasabi tipo giallo, dentro è morbidissima e c'è fuori questa frittura super croccante. Comunque la chiave di tutto è questa salsa, e questa salsa è simile a una salsa Worcester, fatta di soia, verdure e altra roba, super dolce e corposa proprio, come vedete. Con il fritto ci sta veramente da Dio, proprio la sua morte. Questa zuppa classica che ti danno sempre, però stavolta bollente, mi sembra più buona del solito. Poi io metto il mio solito kimchi sul riso, questo piccante loro giapponese, da quel tocco in più. Si trova a circa 15 minuti di camminata, 10-15 minuti di camminata dalla stazione di Shibuya, è in un luogo abbastanza... non ci passa nessuno. Ho speso esattamente 900 yen. Penso che sia il tonkatsu più economico, tonkatsu set, perché c'era riso, pickles e zippetta, e devo dire anche super buono. Mi è piaciuto tanto. E il locale si chiama Hajino con la H. Questo tipo di cotoletta è nata qua a Tokyo, quindi è proprio tipica di Tokyo. Un ristorante nel quartiere di Ginza, dove sto andando esattamente adesso. Nuovo ristorante, trovo esattamente nel cuore di Ginza perché c'è qua sopra la stazione, quindi vicinissimo alla stazione, c'è l'entrata lì, dovrebbe essere. C'è questo localino Maguro Ichiba e costa pochissimo, ci fermiamo assolutamente. Qua fanno da mangiare un altro top 10 cibo giapponese che è il kaisedon, ciotola di riso ricoperta con sashimi di pesce crudi, diversi tipi. Andiamo a vedere subito. Fanno anche la anguilla, però costa un po' di più di 1000. Questo è super famoso, però non riesco a trovarla sotto i 1000, 6 euro, quindi non so, vediamo se riesco a trovarla, per la porto, ma è difficile. Si ordina da qua, English, kaisedon, season special, nagi e l'anguilla. Allora andiamo di kaisedon, eccoli qua, tutti i tipi. Questi ok sono quelli più grandi, guardate quanto costa poco, c'è questo 680, 790, 1080, 800, 780. Allora prendiamo un regular kaisedon 8,30, se non c'è questo qua siamo fuori budget. Diversi tipi di pesce, se non c'è anche questo, però non ha il gambero. Questo è top, ma con le tasse sicuramente sforo. No, anzi non sforo perché è compreso tasse. Andiamo subito. Si può pagare con carta, banconote o anche con Pasmo, una carta per i trasporti. Per aver preso questo. Ecco. Sempre il solito tè. Ho sbagliato qualcosa perché non è a forma di sashimi, è tipo tartar. Alla fine è tipo un simil poké, ora che ci penso, non ci avevo neanche pensato. Sì, non è proprio il vero, però è andata così, ho preso quell'altro all'ultimo e perciò è andato così. Assaggiamo, c'è questo. Una salsina qua. Che non è soia, sa un po' da menta anche. Zenzero, wasabi, uova, queste ci sono sempre, il kaisedon. Sotto c'è il riso, un po' di soia, forse esagerato, e un po' di piccante anche. Allora, assaggiamo questo, dovrebbe essere salmone, e un po' di riso. Il salmone leggermente affumicato, questo è tofu, dovrebbe essere.
Non riesco mai a capire tra tofu e frittata. Ogni volta mi confondo. Gamberetto ce n'è uno, quindi ce lo teniamo per dopo. Bello il sesamo. Allora, la quantità di pesce non è tanto, però per i soldi, ovvio. Però una bella ciotola di riso, mangi, si mangia. Riccio di mare, facciamo così. Tac. Un po' di wasabi. Forse è troppo. Non è troppo. Comunque rigorosamente crudo. Però ho già messo un po' di wasabi. Un po' troppo di wasabi, stavolta sì. Poi ovvio tutto si mischia alla fine come un poké. Comunque sì, diciamo che il poké è un po' la rivisitazione europea di questo. Ho fatto errore, ho mescolato tutto con anche il wasabi. Ogni bacchettata è una sofferenza, mamma che errore. Errore. Carino, sicuramente non è il più buono che abbia mai mangiato. L'ho anche provato su a Sapporo, proprio la specialità là. Se non avete visto il video andate a vedere il video dell'Hokkaido. Qua ho speso 6,50 euro, meno 6 euro, per comunque una ciotola di riso col pesce, ovvero la metà di quello che si spende in Italia per un poké dove c'è ancora meno pesce. Quindi per il prezzo approvato. Stamattina mi trovo nel quartiere di Shimotikazawa e proviamo un nuovo ristorante. Sono qua per andare a negozi di second hand, non vi faccio vedere perché sarà un video fatto apposta. E in fondo alla via, alla fine lì c'è la stazione, quindi venendo dalla stazione subito sulla destra c'è questo ristorante. Non ha la traduzione in inglese, quindi questo magari ve lo scrivo nei commenti. È un ristorante giapponese e fa cucina di pesce grigliato. Tutto il menù in giapponese ovviamente e poi cuociono il pesce lì e non dovrebbe costare tanto. La birra 150 yen che è 1 euro. Hello. Allora, ero indeciso, però stiamo sotto i 1000 yen, che è l'obiettivo di questo video, quindi ho preso questo, è un pesce rosso praticamente, pesce Red Sea, del mare rosso, non lo so, adesso lo devo vedere. Se no c'era questo che mi stuzzicava, però sforo di 50 yen, che sono 20 centesimi, quindi niente, ma poi anche sold out. Due biglietti che devo portare giù e adesso pago alla macchinetta. Non so cosa voglia dire. Bene, ho speso esattamente 5,94 euro e ho mangiato pesce. Se volete mangiare pesce a Tokyo, super consigliato, praticamente erano tutti i piatti sotto i 1.200, quindi sotto i 6,50 euro, con la zuppetta riso, due accompagnamenti loro soliti che non devo ancora capire cosa sono, quindi perciò super consigliato questo, soddisfattissimo per il prezzo. Ritorno nella mia ricerca di qualche vestito vintage e ci vediamo al prossimo ristorante. Allora mi trovo sempre a Shibuya, questa volta però pieno centro, pienissimo centro. Sto andando a provare i soba giapponesi, questi. Il ristorante qua che fa solo quelli. Il prezzo dovrebbe essere sempre accessibile, quindi andiamo a vedere. Il posto è questo, si chiama Sagatani Shibuya, comunque ve lo taggerò. Un po' di soba. Entriamo, vediamo. Ok, non c'è nessuno. Forse perché è presto, sono le 7 in punto, ho troppa fame. Beh, vi devo dire, bel piatto gigante. Lì c'erano già anche piatti già fatti, però erano col riso che non lo volevo, quindi ho preso separatamente 1, 2, 3, 4 e dopo vi dico quanto ho speso, ma poco. C'è erba cipollina e wasabi. Questo deve essere il pesce. Questo, tipo una mega frittura gigante di verdure. Non so se l'ho messo così, però guarda il disastro.
sono soba freddi. Assaggiamo. Ora sì, così non hanno gusto, sono proprio bianchi, tipo devo immergerli qua, penso. Molto meglio. Questa è salsa di soia. Follia c'ho 2 schegge a caso, così un po' più bello da vedere. Questo è buonissimo perché c'è una frittura di cipolle, carote. Non male. Non è il migliore che abbiamo mangiato, però veramente niente male, buono per essere pure in centro Shibuya e aver speso così poco. Ho speso in totale 820 yen con 3 additional, esattamente 5 euro. Quindi 5 euro, un bel piattone di soba con 2 fritture, l'uovo, tanta roba. Anche questa fatta e al prossimo ristorante. Oggi mi trovo a Shinjuku, sono appena arrivato all'hotel praticamente lì dietro, vicinissimo al centro. Sto camminando a caso nei vicoletti, ho trovato questo vicolo proprio brutto perché c'è gente proprio che fuma anche qua, ma c'è questo ristorantino che costa pochissimo, pochissimo. Ho visto che fanno l'omelette, dobbiamo ancora assaggiarla con Giappone, quindi andiamo a provarla. Allora, vediamo. Eccola qua, abbiamo l'omelette con anche dei gyoza, quanto siamo dentro al budget e confermiamo. Bere non serve perché mi ha preso il bicchiere con l'acqua, salsa di soia, pepe. Arrivati gyoza, 6 per pochissimi soldi, pochissimi. Anche l'omelette con questa pure, follia, piatto gigante, riso sotto, zuppina e gyoza che sono caldi. Bollenti. C'è anche questa salsina. Vedete già. E assaggiamo anche questo. Allora, non mi fa impazzire. Usano questa salsa, sembra quasi ketchup, pomodoro con l'uovo, un gusto europeo. Surimi. Proprio da mangiare anche col cucchiaio. Sì, una salsa agrodolce. Non mi fa impazzire, però non è male, perché di uovo ce n'è veramente tanto. Faccio tante uova anch'io a casa e queste saranno almeno 3-4 uova, non di meno, ce n'è tantissimo, ho già mangiato con tot. Il ristorante si chiama Itakaya, ho appena cercato, è una mezza catena cinese, ho cercato, ce ne sono un po' a Tokyo, però super conveniente. Lo metterò lo stesso perché comunque chi magari viene qua e vuole provare dei gyoza o comunque un omelette a poco, questo è super cheap, 880 yen, 5,40 euro per 3 gyoza, che già solo quelli in Italia li paghi così. Piattone di riso con omelette, con 3-4 uova di omelette sopra, con salsina e zuppa di miso, sono pienissimo. Tour culinario concluso. Ripeto, questi non sono i migliori ristoranti di Tokyo, ma i migliori a parer mio rapporto qualità-prezzo. Se siete in viaggio come me per più mesi e volete mangiare comunque giapponese senza spendere una fortuna, segnatevi questi luoghi e andate sul sicuro. Se vi è piaciuto questo video, diverso dai soliti daily vlog, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.